tutti, oggi vi presenteremo l'applicazione Meetup Inventor disponibile sul web sia per il sistema Windows che Android. Questa applicazione consente di creare applicazioni e di programmarle esclusivamente per il sistema Android in modo rapido e semplice. È molto intuitivo, alla portata di tutti, senza necessariamente conoscere il linguaggio Java. Qui ci troviamo nella pagina principale dell'applicazione, dove potremmo avere tutte le informazioni relative, anche news ed eventi di risorse, trovare anche all'interno poi dei tutorial e dei forum collegati. Soprattutto ci permetterà di accedere direttamente all'ambiente di creazione facendo clic sul tasto Created Apps. Qui avremo accesso proprio all'interno dell'ambiente vero e proprio del nostro profilo all'interno dell'applicazione. Non è necessario effettivamente fare una registrazione, ma è necessario accedere tramite il proprio profilo di Google. L'ambiente è molto semplice ed intuitivo. È possibile immediatamente cambiare eventualmente la lingua. Ce ne sono ben 11 disponibili. Abbiamo un menu superiore che ci consentirà con Project di gestire tutti i nostri progetti, tramite Connect di connettere eventualmente la nostra applicazione creata con il nostro dispositivo Android, Build che ci permetterà di creare proprio l'applicazione vera e propria, ed Help ci permetterà di avere delle informazioni aggiuntive o di supporto durante la creazione. Allora, per iniziare un nuovo progetto è necessario fare clic su Start New Project, eventualmente se ci sono progetti presenti come in questo caso si potrebbe selezionarli, cancellarli, pubblicarli. Facendo clic su New Project potremmo accedere direttamente all'ambiente proprio di creazione. Si presenta anche qui molto semplice, suddiviso in 5 sezioni esattamente. Allora c'è una prima sezione, la palette, contenente tutti gli strumenti che possono essere inseriti nella seconda sezione che è quella dei viewer, che direttamente presenta la schermata proprio del nostro dispositivo su cui verrà visualizzata proprio tutta l'applicazione. Una sezione di components che riassumerà tutti quanti gli item della palette inseriti da poter programmare e funzionare. Properties che ci permetterà di modificare eventualmente alcune proprietà di tutti gli item che abbiamo inserito e una sezione più in basso media che ci permetterà di caricare dei file direttamente dal nostro computer, eventualmente file audio, video, quanto vogliamo. Questa è proprio la vera e propria schermata di design, quindi più che altro di grafica e di inserimento degli strumenti. La schermata di programmazione vera e propria, per passare bisogna cliccare direttamente sui blocks. Questo è l'ambiente di programmazione vero e proprio, in cui possono essere inseriti direttamente questi blocchi, appunto, suddivisi per categorie e per colore, che poi effettivamente costituiranno le funzionalità di tutti gli item inseriti nell'ambiente di design. Cliccando su ogni blocco si potrà accedere a tutte le funzionalità relative. Tutte le funzionalità e tutti i blocchetti avranno comunque questa forma particolare a forma di puzzle che saranno molto facili e intuitivi da utilizzare e compongono tutte quante le funzionalità. Da inserire sono molto semplici, basta prendere e trascinarli praticamente sulla schermata di viewer. Si potranno andare a incastrare poi effettivamente delle altre in modo tale da poterli combaciare. Tutti i nostri blocchetti che inseriremo andranno pian pianino a creare come pezzi di un puzzle tutta la nostra applicazione che vogliamo programmare. Per poterli eliminare è molto semplice, è possibile eliminarli tramite il cestino direttamente. Un'ulteriore informazione che è importante ricordare è che in qualsiasi comunque momento sarà possibile scaricare l'applicazione Meet Companion che permetterà di testare proprio tutto ciò che andremo a inserire nella nostra schermata di viewer, sia nell'ambiente di design a livello di grafica che di funzionalità nell'ambiente di blocks, proprio di programmazione. Una volta ultimato tutto quanto il lavoro sarà possibile, facendo clic sul menu Build, creare l'applicazione e salvare tutto il nostro file creato direttamente sul nostro computer. Buon divertimento e buon lavoro!